Le credenze popolari descrivono l'atleta come modello di sano, di benessere, ma è veramente così? Molti usano il calisthenics come sinonimo di benessere, prendendo ad esempio dei superatleti, però andando un po' oltre con l'analisi viene fuori tutt'altro. Gli atleti del calisthenics, per una buona percentuale, sono rotti, pieni di problematiche. Chi più, chi meno, ed è una caratteristica di tutti gli sport che vengono praticati ad un livello più alto. L'atleta non è sinonimo di benessere. Qui apro una parentesi grandissima. Allenarsi ad alti livelli porta più danni che benefici, a livello articolare, muscolare e di vita sociale anche. Stare ad alti livelli implica allenamenti lunghi, noiosi, ripetitivi, frequenti, faticosi, oltre che un'alimentazione corretta, bilanciata e dei cicli di sonno-veglia regolari. Questo che cosa significa? Che un atleta professionista non avrà la possibilità di andare ogni sera al bar con gli amici a bersi il cocktail, o ogni sabato e domenica ubriacarsi o andare a mangiare la pizza. Sono limitazioni normali soprattutto per chi segue un programma di preparazione atletica. Qualcuno dirà, ma va, nel calisthenics gli atleti mangiano quello che vogliono, vanno in giro, fanno quello che vogliono. E infatti il calisthenics non è uno sport professionistico, è uno sport amatoriale. Non ci sono degli atleti che vengono pagati per fare le competizioni di calisthenics. Ancora è una cosa che non esiste, infatti il livello non è alto come potrebbe essere se questo sport diventasse uno sport da fare di professione. L'atleta è sempre messo a dura prova, nel fisico, nella mente, ha molte ore da destinare all'allenamento e più sale il livello, più le cose si complicano, perché è difficile rimanere sempre al top della forma. Quando si arriva poi al professionismo, nella maggior parte dei casi si ricorre ad aiuti chimici per innalzare le prestazioni e per mantenerle alte. Non dobbiamo meravigliarci, perché i farmaci sono parte integrante di quella che è la preparazione atletica degli sport professionistici, soprattutto quelli in cui girano molti soldi. Ma state tranquilli, nel vostro sport preferito non accadono queste cose. L'atleta può essere tutto tranne il soggetto sano per eccellenza. Una cosa è allenarsi per stare bene e un'altra è allenarsi per le prestazioni, perché la preparazione atletica di alto livello è sempre deleteria nel lungo periodo, in tutti gli sport. Questo discorso non vuole essere di scoraggiamento per qualcuno, ma è semplicemente una presa di coscienza sulla realtà. L'allenamento finalizzato al benessere è per tutti e alla portata di tutti. Diventare atleti di alto livello purtroppo no. Non è possibile per tutti diventare degli atleti di calisthenics, come non è possibile per tutti diventare dei calciatori di Serie A, allo stesso modo e per gli stessi identici motivi. Oltre alla preparazione atletica subentrano dei limiti genetici, subentra il talento e mille altri fattori da prendere in considerazione. Dovremmo smetterla di raccontare la favola del tutti possiamo farcela, tutti possiamo arrivare qui, lì. Non funziona così, ma non funziona così in tutte le cose, non nel calisthenics. Devo aprire un'altra parentesi. Per allenamento finalizzato al benessere non intendo andare in palestra, passarsi quell'oretta con gli amici, svagarsi, fare qualche esercizio e 10 minuti di pausa, un esercizio, 10 minuti di pausa, un esercizio, 10 minuti di pausa. Spostare pesetti, socializzare, non intendo questo. Questo lo metterei piuttosto all'interno di un contesto di vita sociale, di svago, però non di preparazione atletica finalizzata al benessere. Anche perché per quanto si cerchi di preservare le articolazioni, di non danneggiarsi troppo, perché non si vuole assolutamente fare gli atleti, però un minimo di allenamento bisogna farlo perché altrimenti non si ottengono dei risultati. Poi da qui ad essere atleti è tutta un'altra cosa. Non si è atleti facendo 2-3 allenamenti settimanali. Sono due cose ben lontane. Per essere atleti bisogna convivere con ore e ore di allenamento, sacrificio, privazioni, dolori, e la passione è fondamentale per continuare a progredire, per non mollare. La passione è fondamentale per eccellere in una disciplina, altrimenti si rimarrebbe sempre sul livello medio. Penso che nel calisthenics si sia un po' confusa la differenza tra il praticante di questo sport e l'atleta professionista. Vuoi perché non esiste l'atleta professionista in sé, dato che non esiste il professionismo in questo sport, ma anche per la favola che viene raccontata nelle palestre, forse per attrarre più clienti, e che fa credere a tutti quanti di poter arrivare a dei livelli assurdi, a fare le cose complicatissime che vediamo nei video. Purtroppo non funziona così, la maggior parte di noi è destinata a non poter arrivare a determinati livelli. Questo non vuol dire che voi non possiate dare il massimo in quello che riuscite a fare,
Potete e dovete farlo, però non con l'obiettivo di arrivare al livello D. Quando mi allenavo io si guardava molto il video su YouTube dell'atleta che pubblicava magari il suo allenamento per riuscire a prendere qualcosa, a carpire qualcosa. Oggi questa cosa non serve più, anche perché abbiamo scoperto che molti atleti che eseguono gesti complessi non sono in grado di insegnarli, non sono in grado di spiegarli. Oggi abbiamo capito che il livello atletico di un atleta non è indice di professionismo, non significa che sappia insegnare quei gesti che ha appreso, anzi, nella maggior parte dei casi non funziona così. È il motivo per cui non mi sono mai fidato troppo dei workshop fatti da atleti palesemente ignoranti. Credo che un allenatore debba essere più o meno il mix tra i due fattori. Debba essere atleta, ma anche aver studiato per riuscire ad insegnare agli altri e a trasmettere qualcosa. Perché allenare se stessi non è allenare gli altri, è una cosa totalmente diversa, mettiamocelo in testa. La nota positiva riguardo l'allenamento odierno è che ci sono ormai tantissime palestre attrezzate con degli allenatori che hanno studiato, sono in grado di capire quale allenamento è adatto a quale tipo di persona, che sono in grado di indirizzarvi verso il percorso corretto. Tempo fa, quando ho iniziato ad allenarmi io, anni fa, non tempo fa, non si sapeva nulla. Le informazioni le prendevamo da YouTube, dai tutorial fatti dagli atleti, quindi con lo stesso problema di prima, ed era difficile progredire perché non sapevi mai se stavi facendo davvero l'allenamento giusto. Poi ci si allenava spesso da soli, o almeno per me era così, a casa, in solitudine. Molte volte quando ti alleni così la motivazione vacilla, perché è difficile rimanere sempre motivati e sul pezzo quando fai parte di uno sport che comunque non ti dà da vivere, non ti dà la possibilità di crearti un lavoro al 100%, un lavoro vero. E soprattutto se non hai un gruppo, se non hai qualcuno che ti sprona, anche quella sana competizione positiva che si crea in palestra. Io lo vedo dai ragazzi che si allenano oggi con me, che si crea quella sorta di competizione, di gruppo, che ti spinge a dare il meglio di te ad ogni allenamento. Quindi la fortuna di oggi è poter seguire dei corsi in palestra, è davvero importantissimo secondo me. Poi è chiaro che ognuno di noi ha le proprie esigenze, c'è chi ama allenarsi da solo e quella è una questione di scelte ed è giusto. Va bene, fatemi sapere cosa pensate su questo argomento, potete scrivermelo in un commento e mi piacerebbe sapere anche se vi allenate per il benessere o per la prestazione atletica, per il fisico o per le skill, per l'aspetto estetico o per la forza. Grazie mille a tutti quelli che hanno visto il video fin qui e niente, ci vediamo nel prossimo video.